Abbiamo girato quasi tutto il film a Venezia, perché una parte l'abbiamo girata qui a Roma, a Frascati, degli interni, delle cose così. Poi abbiamo girato anche con molta energia, diciamo, a Venezia bisogna affrontarla con molta energia, sull'acqua, il Camposanto di Venezia, il funerale con la gondola, gli effetti speciali, quando Nosferatu appare nella corte del Palazzo Nobile, c'è l'esorcista che era Christopher Plummer che lo deve esorcizzare, lì ci fu una scena molto complicata da fare perché c'erano 3 effetti speciali in scena nello stesso momento. Un'altra parte del film alla quale io ho diretto i fegatelli, le aggiunte, le scene in cui i personaggi cascano dall'alto, i frati rimangono infilzati, le cose soprattutto con gli effetti, e poi ho girato molti primi piani degli attori quando venivano girate delle sequenze, non c'era tempo per fare una battuta secondaria, una battuta laterale, allora quelle cose venivano lasciate indietro e poi in qualche modo le giravo io con la seconda unità per cercare di rattoppare, perché a causa di questo modo di lavorare di Kinski si perdeva tantissimo tempo, cioè il film continuava ad andare sempre sopra il budget e sempre in ritardo, con un ritardo che cresceva ad ogni ripresa. Questo film, quando era stato fatto un piano di lavorazione di 8 settimane, quando lo girai io fu fatto in 6 settimane. Non fu sprecato una lira, anzi fu un piccolo miracolo. Poi a un certo punto Kinski ha preteso di girare lui da solo delle sequenze, voleva girare per conto suo, non voleva nessuno tra le scatole e quindi è stata creata una mini troupe che era diretta da me che doveva seguire Kinski e girare. Io a un certo punto, per farlo stare tranquillo, gli diedi un operatore e una macchina da presa. Dico, gira quello che vuoi, perché lui voleva girare questa Venezia al crepuscolo, di notte, all'alba. E io lo mandavo a fare queste cose, lui le faceva. E devo dire che alcune cose erano piuttosto belle. Kinski praticamente voleva girare solo all'alba, diciamo dalle 5 del mattino alle 7 del mattino, 2 ore di riprese per Venezia e sono durate più di un mese in cui io tutte le mattine all'alba andavo con Kinski e cercavo di riprendere con inquadrature sensate quello che lui faceva, perché Kinski girava senza sceneggiatura. Girava, guardava un posto, se gli piaceva diceva ah facciamo qui un'inquadratura, io che cammino, io che entro, io che esco. Chischi poi era un professionista, quello che doveva fare, approvata la sceneggiatura, lo faceva. Semmai dava qualche contributo, ecco. E ovviamente non c'era nessun legame, cioè tutto questo materiale era sciolto, libero. Alcune di queste inquadrature erano molto belle perché c'era una luce veramente bella. Kinski poi aveva un bel senso visivo, però non aveva il senso narrativo, cioè faceva 300 entrate da 300 posti diversi, quando poi nel film magari non entrava mai da nessuna parte, quindi non servivano queste cose. Lui che passava in gondola di qua, in gondola di là, tutti questi passaggi nella nebbiolina, queste cose che abbiamo girato insieme. Giravamo come dei pazzi perché abbiamo girato, credo, 4, 5, 6 ore di materiale. Alla fine poi sono stati premontati 20 minuti, alla fine nel film ci sarà un minuto di tutto quello che abbiamo girato noi, perché praticamente era materiale inutile che non aveva legami col copione, c'era materiale che Kinski girava. Lui non aveva buoni rapporti con la troupe e allora c'era un capo macchinista che veramente aveva un rapporto duro con lui e un giorno mi disse o lui o io e io dissi purtroppo sono obbligato a prendere lui perché abbiamo già girato, tu sei il macchinista, te ti posso cambiare, non volentieri ma sono obbligato a farlo. Dico ma perché? Dice perché lui ci dà i calci al carrello quando cammina, lo fa apposta per farci un dispetto. Era dispettoso Klaus. Il capo squadra, Gaetano Barbera, grande professionista, dove personalmente, non da professionista, da tecnico, gli ha detto se ti permetti un'altra volta di fare questo ti do una martellata in testa che ti spacco la testa. Kinski di fronte a questo naturalmente non reagiva perché lui era pazzo ma a modo suo, quindi lui sapeva benissimo quello che poteva fare e quello che non poteva fare. Per dare un'idea di questa paradossualità del comportamento di Kinski in questo film, io mi ricordo che a Venezia, verso metà delle riprese, stavamo girando in un appartamento e c'erano delle scene con Kinski e Carla Bertafieri mi disse Luigi andiamo,
sono qui chiusi in questa stanza, non può succedere niente, c'è Kinski da solo che deve fare questa scena da solo, quindi non può litigare con nessuno, stiamo tranquilli, andiamo al bar, vediamo qualcosa, rilassiamoci per 10 minuti. E siamo andati giù al bar lungo il canale, dovevamo organizzare l'arrivo di Plummer. Plummer stava arrivando all'aeroporto, dovevamo chiamare poi, allora non c'erano i telefonini, bisognava andare per forza a un bar per poter telefonare, dovevamo chiamare chi doveva andare a prenderlo all'aeroporto, eccetera. Abbiamo fatto questa cosa, ci siamo fumati un paio di sigarette e poi ho detto, vabbè, torniamo su, vediamo a che punto sono, se hanno finito la scena. E siamo tornati nell'appartamento dove stavano girando con Kinski, e non c'era più nessuno, c'era solo Klaus Kinski che urlava come ci ha visto arrivare, ha preso Calaberta Alfieri, si è messo a urlare come un pazzo, la troupe sono dei delinquenti, dei farabutti, dei mascalzoni. Kinski parlava benissimo l'italiano tra l'altro, e noi eravamo straniti, dice, ma dove sono gli attori, dove sono i macchinisti, gli elettricisti? Se ne sono andati. Come se ne sono andati? Dice, stiamo girando e i macchinisti, la troupe se ne va, l'operatore, il direttore della fotografia. Sì, sono andati, hanno detto che sono offesi con me, che se io non gli chiedo scusa non vengono più a lavorare sul set. Praticamente era successo che stavano girando un'inquadratura di Kinski e per 2 o 3 volte di seguito, non so, siccome doveva essere un carrello movimento della macchina, c'era stato uno sbaglio tecnico, cosa che succede normalmente durante le riprese, no? Può accadere. Se non che alla seconda, terza volta che succedeva questo difetto tecnico, questo problema, sbaglio tecnico da parte dei tecnici, Kinski si è incazzato con loro, se l'è presa a morte, si è messo a urlare italiani di merda, troupe del cazzo, non sapete fare niente, fate schifo. E la troupe, che già aveva subito dall'inizio delle riprese ogni giorno questo tipo di trattamento da parte di Kinski, quel giorno lì evidentemente Kinski ha passato la misura, la troupe ha preso, ha detto vabbè, dice così signor Kinski, arrivederci, noi abbiamo finito. E se ne sono tornati in albergo, cioè mi ricordo che Alberta Fieri con i capelli ritti, Camilito che tremava, dice ma com'è possibile? Siamo corsi in albergo, c'era una troupe che stavano tutti facendo le valigie, perché se ne tornavano a Roma, l'indomani mattina sarebbero partiti per Roma e c'è voluta 2 o 3 ore di discussioni anche accese per convincere la troupe a restare e a finire il film con Kinski. Sì, ci sono stati dei momenti così di tensione come in tutti i film, ma non particolarmente incisivi da ricordarsi, ecco, era una routine.